Ciao, io sono Matteo e oggi parleremo di grip. Io tiro con l'arco da più di 20 anni, sia compound che arco nudo, e credo che la grip sia un elemento assolutamente fondamentale per un arciere. Per fare un paragone, non so se avete mai visto o tirato con la pistola olimpionica a 10 metri, ma il livello di personalizzazione che hanno sull'impugnatura è incredibile e credo che dovrebbe essere così anche nel tiro con l'arco. Questo perché avere una grip che si adatta perfettamente alla propria mano permette una ripetibilità del tiro incredibile e questo è un grossissimo vantaggio per un arciere. Come potete vedere qui abbiamo 7 diverse grip, tutte della Arcor, che adesso proveremo e testeremo insieme. Come vedete tutte queste grip sono della Arcor. L'Arcor è un'azienda greca che fa stampe in 3D soprattutto per l'arceria e questo è un bundle che viene spedito alle società su richiesta, società che devono avere almeno 80 arcieri, ma credo che le regole non siano così stringenti e per un determinato modello di riser che può essere richiesto spediscono dei loro campioni da provare. Qua abbiamo 7 diverse grip che adesso vi mostrerò velocemente in video per farvi vedere le differenze, così potrete anche mettere in pausa se necessario e poi andremo a provarle direttamente sul campo per vedere le caratteristiche di ognuna e capire quale potrebbe funzionare meglio per voi. Ok, ho fatto delle vole di riscaldamento, quindi adesso possiamo iniziare a testare le grip. Partiamo con la Master, spero riusciate a vederla. Farò 5 volée, 2 volée da 6 frecce e una volée da 3 frecce, segneremo i punti e vedremo un po' le sensazioni di tiro di ogni grip. Allora, devo dire, il feeling iniziale con la Master è molto buono. Sento la mano che si inserisce bene e da lì non si vuole muovere. La Master ha questo, non so se si vede, questa piccola inclinazione verso l'interno e almeno per me che ho un po' la tendenza a perdere la spinta in questo senso è ottima perché mi mantiene lì il palmo e la spinta sempre verso il bersaglio. Prima volée 58, iniziamo con la seconda. Partiamo con l'ultima volée. Sulla Master confermo delle ottime impressioni, assolutamente positivo. Passiamo alla seconda grip che è la Ctinos, spero si legga il nome, simile alla Master con il palmo però più ampio e adesso la proviamo.
Allora, le prime impressioni non sono male. La sento simile alla Master, quello che cambia effettivamente è che il palmo è più grosso, quindi per la mia mano, che è piccolina, per farvi capire, io uso la S per la tab di Zara, sento che sulla parte bassa del palmo la grip mi supera la linea della vita. Io ho una spinta tendenzialmente alta, quindi non vado troppo a forzare sotto, però non la sento così comoda come la Master. Però andiamo avanti. Passiamo alla seconda volée. Questa freccia potevo tirarla meglio. Un po' molle, un tiro devo essere più deciso sicuramente. Terza e ultima volée. Diciamo che l'ultima l'ho buttata dentro un po' di cattiveria. Allora, così a caldo preferisco la Master. Trovo molto confortevole come nella Master la parte d'ingresso di pivot, così piccolina, per la mia mano si allarga troppo. Quindi se avete la mano grande ma preferite un ingresso sulla zona di pivot piccola, questa ve la consiglio, ha come la Master, come dicevamo, una lieve inclinazione che aiuta con l'allineamento del torso. Piccolo bonus, io tiro con la Master di solito, quindi è la mia grip, la conosco bene. Questa di default è una 38 gradi, l'ho provata anche a 45 gradi. Quello che succede è che data l'inclinazione della grip mi costringeva troppo un'intrarotazione della spalla che a me non piace, quindi questa potrebbe essere qualcosa, un piccolo bonus da tenere conto in caso foste un attimino anche indecisi sulla tipologia di inclinazione della grip. Ok, possiamo passare alla terza grip, che è la Bumblebee. È molto fine, molto piccola, molto rotonda. Vediamo come si comporta. Direi di passare alla seconda volée. Ho sentito la mano non perfettamente a posto, come se volesse scivolare, e questo mi ha irrigidito il tiro perché ho perso l'attenzione da quello che dovevo fare per portarla sulla mano davanti. Terza e ultima volta. È strana, non è una brutta grip per niente, va benissimo secondo me perché ha le mani molto piccole. Per quel che riguarda la mia tipologia di tiro è come se non sentissi la mano sempre nella stessa posizione e questo mi causa delle tensioni in più nel tiro, come se non fossi sicuro del posizionamento della mano davanti e quindi questo poi mi porta a delle problematiche durante il tiro. Facendo avanti e indietro per riprendere le frecce,
ho pensato bene alle sensazioni che avevo. Era come se non riuscissi a mettere sempre la pressione nello stesso punto, come se questa volesse salire. Non so se è una particolarità della grip, se era un problema mio, che sono abituato magari a tenerla leggermente più bassa, invece dovevo seguire la grip e andare più in alto, e questo potrebbe essere la causa anche degli ultimi errori bassi, uno spostamento verso l'alto del punto di pressione. È sicuramente un'ottima grip, la consiglierei a chiunque ha le mani piccole insieme alla Master, non per chi ha le mani grandi. Si va a sottigliare molto nella parte finale del palmo. Poi c'è a chi magari ovviamente piace, come i compound, anche chi ha la mano molto grossa, tende a usare delle grip molto fini. Passiamo alla quarta grip, che è l'Eternal. È la più particolare, probabilmente, tra tutte. È molto morbida, con questo punto di pivot molto stretto, si allarga poi dopo. Proviamola. La prima cosa subito che noto è che mi porta ad avere un punto di pressione molto alto, molto alto. Infatti mi aspetto di dover alzare un po' lo string. Particolare. Anche se cerco di portare la spinta più in basso, la grip me la riporta in alto. Non so se è perché ho la mano piccola, perché è proprio la grip che è fatta in questo modo. È stata studiata da Patrick Houston, se non ricordo male, se non ho pronunciato malissimo il suo cognome, che è un tiratore olimpico di livello internazionale che ha avuto dei problemi alla spalla nell'ultimo periodo e l'ha studiata proprio per riuscire a trovare la sua posizione più comoda a livello muscolo-scheletrico. Tra quelle in prova è anche quella, forse insieme alla IM Compact che vediamo dopo, con l'inclinazione più alta. Questa inclinazione più alta in più con la grip che mi porta a voler spingere più in alto, sento leggermente un po' più di pressione sulla spalla dell'arco, come se si volesse alzare rispetto a come sono abituato io, ma è solo una questione di abitudine. Dimentichiamoci questo tiro, assolutamente dimentichiamocelo. Ero talmente concentrato sulle sensazioni della grip che ho perso completamente il tiro. Facciamo come se non l'ho tirata, ne tiro un'altra. Passiamo alla seconda volée. Tra quelle che ho provato finora è quella che mi dà meno comfort nel tiro. Passo più tempo a pensare che la mano non è a posto rispetto al tiro in sé. Anche se cerco di lasciare andare la mano, anche se è una posizione in cui non mi trovo, non è confortevole, comunque c'è qualcosa. Non riesco a spiegarla questa grip. Sicuramente perché ha le mani grosse, sicuramente. Non riesco a capirla. Ultima volée. Allora, il posizionamento statico della mano è anche bello. Durante il tiro faccio fatica a capirlo. Sicuramente non è la grip per me. Nel momento in cui sono su, sento proprio le dita che si irrigidiscono per una posizione non confortevole della mano e del palmo.
Come vedete il punto di pivot è molto stretto, poi si allarga subito, quindi per la mia mano probabilmente non va bene, va a prendere troppo palmo. Per me, per il mio tiro e per la mia mano, bocciata. Potrebbe sicuramente essere ottima per chi ha delle mani più grandi, però non saprei come darvi effettivamente un feedback su questa. Questa secondo me è da riuscire a provare prima di comprarla. Comunque sicuramente se andate sul sito dell'Arcor, sulla pagina dell'Eternal, ci sono tutte le informazioni disponibili che potranno darvi magari qualche input in più. Direi che possiamo passare alla quinta grip, che è la IM Recurve. Già a vederla è una grip abbastanza standard, con questo palmo molto piatto, abbastanza piccola. Vediamo. Già dalla prima freccia devo dire che è molto comoda. È come tornare a una grip con cui mi trovo. Sono stato un po' molle su questa freccia, colpa mia. Assolutamente colpa mia. Non ho capito perché questa sia andata bassa, sentivo la mano scivolare leggermente, come se non avessi la spinta perfettamente allineata, cosa che non mi è capitata né con la Master né con l'Actinos. La Bumblebee l'avevo più forse uno spostamento alto-basso, l'Eternal per me assolutamente non va bene, e adesso continuiamo con la Recurve. Allora, rispetto alla Master, la Recurve ha questo Diamond che dovrebbe essere sia un anti-slip pattern, quindi per evitare di far scivolare, ma più un punto anche in cui sentire la pressione più basso. Nell'ultima freccia in cui mi sono focalizzato più su questo punto, nonostante per la mia mano, non so se si vede, risulti abbastanza basso, l'ho sentita probabilmente più solida rispetto a tenere un punto di pressione classico mio. Adesso vediamo se si ripete la sensazione. Confermo quello che ho detto prima. Se mantengo un punto di pressione più basso, più verso dove è segnalato sulla grip, la sento più solida. Non è per forza la posizione che io preferisco, però è quello che mi sta dicendo la grip in questo momento. È un qualcosa a cui dovrei abituarmi, perché naturalmente durante il tiro il mio punto di spinta cerca di salire un pochettino rispetto a dove è posizionato sulla grip, vuoi perché ho la mano più piccolina rispetto a Kaminsky, che l'ha pensata, vuoi perché sono abituato ad avere un punto di spinta diverso. Ultima volée. Allora, confermo le sensazioni iniziali, è una grip molto comoda, io che ho la mano comunque tendenzialmente piccola la trovo comoda, la mano si infila bene, preferisco avere un punto di spinta leggermente più alto, non so se si vede che il punto del diamond in qua è tendenzialmente basso, io preferisco averlo più alto. Però se seguo quello che mi dice la grip, la trovo stabile. La trovo bella, performante, la trovo stabile.
Non è il mio tiro naturale, diciamo, non è la posizione che a me risulta naturale da mantenere, preferisco ancora la master, ma è assolutamente un'ottima grip. Passiamo alla penultima grip che è la IM Barebow. A parte il colore che è bellissimo sul mio arco, ma a parte questi dettagli stilistici e cromatici, a vederla così vi posso dire è una IM Recurve più grossa in tutto, più largo il punto di pivot, più largo l'appoggio del palmo. Immagino che mi sia leggermente grande per la mia mano, cioè senza leggermente, me la immagino grande per la mia mano, ma con le stesse sensazioni della Recurve. Confermo quanto detto, trovo forse più semplice, è grande, ma trovo più semplice il posizionamento e il sentire il punto di pressione più basso sulla Barebow rispetto a sulla Recurve. In questa freccia ho sentito la mano che voleva scivolare leggermente più in alto, probabilmente perché la grip è un po' troppo grossa. Sicuramente già così la consiglierei per chi ha una mano grossa e vuole una grip piatta, è veramente ottima. Da notare che l'ingresso sul punto di pivot è molto più largo di tutte quelle che ho provato finora. Anche l'Eternal, che era molto grossa sul palmo, aveva il punto di pivot molto piccolo. Questa è proprio sicuramente pensata per chi ha le mani molto grosse. Sento che l'arco non è felicissimo, proprio perché sto spingendo molto più basso del solito. Però devo dire che non è la grip che sceglierei per me, però è sicuramente una grip che consiglierei. Quello che sto notando è che dalla Recurve ho dovuto dargli appena appena, però di bottone perché tendevo ad andare a destra. Mentre con la Master e l'Actinos e la Bumblebee non ho avuto, questo non è un problema, non ho avuto questo cambiamento nel destra e sinistra, questo è sicuramente dovuto dall'inclinazione di dove si appoggia il palmo. E anche l'errore basso che sto avendo ogni tanto, non sento di chiudermi, di fare un tiro fatto male, probabilmente è troppo grande per la mia mano e quindi ogni tanto non la metto perfettamente o spingo in maniera leggermente diversa. Stessa cosa che mi è successa prima, sentivo la mano scivolare verso l'alto, quindi ho irrigidito un po' il tiro per cercare di tenere in posizione la mano. Successo ancora, la mano non era stabile, ha iniziato a muoversi e ho irrigidito il tiro. Terza e ultima volée. Confermo le sensazioni, ottima grip, se avessi la mano un po' più grossa probabilmente sarei molto indeciso tra questa e l'Actinos come sensazioni. La trovo molto precisa, pochi destra e sinistra, nel momento in cui imposto la mano giusta è una di quelle poche grip che mi ha fatto dimenticare di aver cambiato grip. E direi di passare all'ultima grip che è la IM Compact. È l'ultima della linea IM ed è pensata per mani piccole, quindi fatta sulla base della IM Barebow, però per mani più piccole. Vedo che il palmo effettivamente è un po' più piccolo, rimane comunque più grande rispetto a quello della Master o della Bumblebee, a vederla così, e vediamo un attimino come si comporta. Sì, è più piccola della Jan Barebow, un po' più grande della Recurve,
È particolare il posizionamento della mano. È quella che arriva con più inclinazioni di default tra la IM e forza molto di più la posizione a 45 gradi. Non so se vedete, in questo punto di pivot questa parte è molto più ampia. Questi ultimi due tiri mi si è irrigidita molto a mano davanti, un po' come succedeva con l'Eternal, per intenderci. Sentivo anulare mignolo rigido perché la mano voleva scappare. Ho le stesse sensazioni di rigidità sull'avambraccio e sulla mano che avevo con l'Eternal. Dopo il primo tiro sono venute fuori un attimino queste problematiche, vediamo se riesco ad abituarmi. Seconda volée. Ho fatto queste prime 3 frecce della seconda volée concentrandomi in un punto di spinta un po' più alto. Sentivo ancora una certa rigidità, ma meno rispetto a prima, ma non era una posizione confortevole della mano. È strano. Se lascio andare la mano senza forzare alcun punto di spinta, me lo trovo leggermente più alto di dove mi chiede, dove è segnalato sulla grip. Non riesco a mantenere le dita morbide, o meglio, io sono abituato a tirare col compound, tiro in questo modo, col nudo tiro così. Sento la necessità di dover piegare le dita per mantenere una posizione più confortevole. Confermo che se lascio una spinta naturale, almeno per quel che riguarda la mia mano, non me la ritrovo sul punto di spinta segnalato sulla grip e devo piegare le dita davanti, allora mi risulta confortevole come grip. È strano, credo quasi di preferire la Beirbo rispetto a questa, nonostante sia molto più grossa. Sensazioni a caldo, credo di aver detto praticamente già tutto. Devo mantenere le dita piegate per sentire una posizione più confortevole. Adesso inserirò a schermo le statistiche delle varie volée. Credo che se dovessi dare una classifica finale per il mio modo di tirare e per la mia mano, che ripeto ancora è piccolina, io probabilmente metterei, senza probabilmente, la Master, è la prima che sceglierei, è la mia grip, mi trovo molto bene. Poi sarei indeciso tra probabilmente la IM Recurve, la Beirbo, per il mio modo di tirare, poi la Bumblebee, l'Actinos, la IM Compact e l'Eternal. Questa è una mia personale classifica, ma ovviamente prendetela come assolutamente personale, perché è per il mio modo di tirare, per la mia mano. Come dicevo a inizio video, credo che la scelta della grip sia fondamentale. Spero che questo si sia visto all'interno del video. Ci sono grip che, almeno per me, funzionano molto meglio di altre. Questo non solo nel punteggio, sì, molte volte si è rispecchiato, ma anche proprio nelle sensazioni di tiro. Spero di avervi dato anche abbastanza informazioni affinché voi possiate fare una vostra scelta in libertà, oltre a tutte le informazioni che ci sono sul sito della Hardcore che vi lascio in descrizione nel video. E quindi se vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like, un commento, condividere il video perché credo che sia di interesse per molti riuscire a capire se c'è una grip che può funzionare meglio di altre, oltre a quella montata sul riser che si compra, perché molte volte ci si ferma lì e ci si focalizza su altre cose, oltre che alla grip. Grazie mille e ci vediamo al prossimo video.